Prima della legge Basaglia, la 180 del 1978, in Italia era in vigore la legge Giolitti, la 36 del 1904. Si davano sostanzialmente disposizioni ai manicomi su come gestire i propri pazienti definiti alienati. Cito: debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette, per qualunque causa, da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possono essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. In realtà in questi luoghi non venivano rinchiusi solamente i matti, ma chiunque avesse dato pubblico scandalo, magari con la compiacenza di qualche psichiatra, sarebbe stato internato. Tant'è che vennero rinchiusi nei manicomi omosessuali, paralitici, alcolisti e altri indesiderati. Nel libro Il manicomio dei bambini di Alberto Gaino si parla di 200.000 bambini, anche solo di 2 anni, internati negli istituti psichiatrici negli anni 60. Nella seconda metà degli anni 70 i radicali ottennero le firme necessarie per un referendum sulla chiusura dei manicomi e il Parlamento rispose chiudendo formalmente i manicomi e trasferendone le competenze agli ospedali. La riforma viene ricordata col nome Basaglia, senza che Basaglia stesso l'avesse scritta, ispirata né approvata. Anzi, l'aveva apertamente criticata, cercando di dissuadere Bruno Orsini, il vero autore della legge, dall'istituire il TSO e dal riproporre la logica manicomiale in ambito sanitario. L'Italia è stato il primo paese al mondo a chiudere i manicomi, regolamentando il TSO e portando alla nascita dei servizi di igiene mentale pubblici. Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del sindaco in qualità di autorità sanitaria. Egli emana l'ordinanza di TSO solo in presenza di 2 certificazioni mediche che attestino che la persona si trovi in uno stato di evidente alterazione psichica ed abbia necessità di ricevere cure mediche urgenti, secondo i sanitari che l'hanno visitata. Che questa persona rifiuti di ricevere le cure proposte, che non si possano adottare nell'immediato misure extra-ospedaliere. Tutte e 3 le condizioni devono essere presenti contemporaneamente, devono essere certificate da un primo medico, in genere il medico di famiglia, e convalidate da un secondo medico appartenente alla struttura pubblica, generalmente uno psichiatra della ASL. Da notare che nell'attuale legge Basaglia non è più richiesta la condizione di pericolosità per sé o per gli altri per essere internati, condizione invece necessaria nella precedente legge Giolitti. Di fatto però il TSO viene messo comunque in atto quando la persona viene ritenuta un pericolo per la propria o altrui incolumità. Generalmente si richiede se si minaccia il suicidio, se si infliggono lesioni, se si procurano danni alle cose, se ci si rifiuta di comunicare isolandosi o se si rifiutano terapie, acqua e cibo. Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre il TSO tramite un'ordinanza, facendo accompagnare la persona dai sanitari e dai vigili presso un reparto psichiatrico, se necessario con la forza. Entro le 48 ore da ricovero, il sindaco ha l'obbligo di inviare l'ordinanza al giudice tutelare per la convalida che deve avvenire entro ulteriori 48 ore. Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni, ma lo psichiatra può fare richiesta di prolungamento al sindaco. Durante il ricovero, l'unica possibilità che ha la persona di sottrarsi al TSO è quella di accettare la terapia stessa. La volontarietà, credo io, farebbe decadere l'obbligatorietà del trattamento. Durante la settimana di TSO si assiste ad uno stato di debolezza, confusione, spersonalizzazione ed alienazione. Il paziente subisce la privazione della libertà e viene sottoposto a pesanti terapie psicofarmacologiche. Per il paziente ritenuto ribelle si ricorre spesso sia alla contenzione fisica che all'isolamento. Durante il TSO il paziente ha il diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate, e non è ammissibile da parte degli infermieri selezionare le persone che loro ritengono autorizzate ad entrare nel reparto. E adesso, come vi avevamo annunciato, vi portiamo dentro gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Questo è l'OPG di Aversa dove stiamo entrando.
Come vedete è come una prigione, infatti le porte sono chiuse e dentro ci sono gli agenti di polizia penitenziaria. È una vecchia struttura di fine 800 che ospita 284 internati. Io non fumo. E questa è la prima volta che gli internati hanno la possibilità di parlare ad una telecamera. Dovete passare la legge per noi al Senato a farli chiudere questi posti. Ci dovete mettere a lavorare, perché io non so pericoloso, io non so pericoloso. Sono innocente, giustizia, voglio giustizia, fatemi uscire, l'Italia dove è finita, l'Italia dove è finita, perché l'avete chiuso qua dentro? Fatelo uscire, però, fatelo uscire. Vieni, vieni, calma, tutto. Vieni, parliamo. Sto calmo, la televisione, la gente ha paura di parlare, io non ho paura, la televisione, portatemi a Bruno Vespa, portatemi alla porta a porta, mi hanno chiuso qua dentro a morire, giustizia, 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 giustizia. E queste sono le condizioni di detenzione. Stanze per ospitare 4 persone che ne hanno 8. Le stanze sono tenute da schifo, così come i bagni. Nel buco dello scarico è calata una bottiglia d'acqua, d'estate perché stia al fresco, d'inverno perché non risalgano i topi. E le persone che si incontrano sono fortemente sedate dagli psicofarmaci. E sembrano gli internati dei manicomi prima che Basaglia li facesse chiudere. Qua non funziona niente, ci sono le guardie che picchiano i ricoverati, approfittano, manca tutto. Se potete aiutarci a sgombrare da questo posto, perché io personalmente non ce la faccio più. Con questo è tutto. Signore del Senato, fatemi giustizia, fatemi uscire di qua, portatemi alla televisione. Non mi merito tutto questo, non mi merito tutto questo, papà, non mi merito. Papà, vieni a salvare, papà, vieni a salvare, papà. Caserta, vieni a salvare, papà. Vieni a salvare, papà. Se siamo riusciti a vedere queste immagini lo dobbiamo alla Commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia e sul funzionamento del sistema sanitario nazionale e al suo Presidente Ignazio Marino. Grazie di essere qui con noi, perché grazie dell'invito. Grazie ai vostri poteri voi siete riusciti ad accedere senza preavviso e quindi senza che gli OPG lo sapessero, siete riusciti a entrare dentro. Vi siete portati una telecamera al seguito per documentare quello che vedevate e avete fatto bene, perché le immagini che abbiamo visto sono incredibili, ma subito noi vogliamo sapere chi sono questi disgraziati che piangono e gridano, queste persone che le sono saltate addosso appena avuto la possibilità di avere una parola, di poter esprimere una parola. Chi sono? È un inferno dei dimenticati, ma la cosa più grave è che il 30 e in alcuni casi il 40% delle persone che abbiamo visto sono persone che hanno commesso un reato che viene definito bagatellare. Cosa significa? Un reato davvero banale. Ad esempio ho incontrato e a volte la sera non riesco ad addormentarmi pensandoci, un ragazzo che 18 anni fa si è infilato la mano in tasca, ha simulato di avere una pistola e ha rapinato in un bar di Catania 7.000 lire e dal 1992 è chiuso là dentro. Sono persone perché è socialmente pericoloso, perché è matto, perché basta una misura, cioè
non ci vuole neanche un processo. Perché no? se si viene, esatto, e questa è la cosa drammatica, se si viene riconosciuti incapaci di intendere e di volere, non si ha un processo, si viene chiusi in uno di questi 6 lager e poi si viene prorogata, diciamo, la misura cautelare di sicurezza, viene prorogata di 6 mesi in 6 mesi, a volte anche per periodi più lunghi, e si arriva a quel termine detestabile di ergastolo bianco, cioè si finisce lì per sempre. E avete incontrato queste facce, questa gente che si aggrappava ai vostri vestiti e diceva portateci fuori da Ma qui. sa, potrebbe accadere a ognuno di noi, che in una rissa ci troviamo per caso coinvolti, le forze dell'ordine ci portano via, qualcuno ci giudica incapaci di intendere e di volere, e finiamo lì dentro. Finiamo là dentro e dove finiamo? Finiamo non per gravità di reato, finiamo nella stanza dove c'è una branda libera e veniamo chiusi lì per la prima volta, non so, per 2 anni. Magari a fianco a qualcuno che ha fatto un crimine efferato. Ma quindi tecnicamente questi posti non sono solo delle prigioni, dovrebbero essere dei posti di cura, gli OPG. Sono degli ospedali, cosa sono? La cosa terribile è che sono appunto ospedali psichiatrici. Dove la gente dovrebbe essere curata. E che dovrebbero quindi dipendere dagli assessorati alla salute, dal Ministero della Salute. Sono ospedali e come fanno a essere? Non hanno medici, non ci sono infermieri, l'ambiente è schifoso. Lo vediamo adesso perché è proprio questo il tema, no? Invece altro che cura, guardate che cosa ha visto Ignazio Marino. Qui siamo nell'OPG di Montelupo Fiorentino, dove si sta in una situazione di sovraffollamento e soprattutto in condizioni terribili. Guardate l'umidità sui muri e sui soffitti, gli intonaci scrostati, i vetri rotti. La finestra è così perché sennò si bagna tutto. Non vanno i fuori. Altro che cura, questa gente è trattata come delle bestie in gabbia, buttate lì a dormire tutto il giorno, pieni zeppi di psicofarmaci. Ed è stato bravissimo Francesco Cordio, il filmmaker che ha girato queste incredibili immagini. E se ti comporti male e dai in escandescenze, ecco quello che ti aspetta. Qui siamo all'OPG di Reggio Emilia ed ecco il letto di contenzione. E qui c'è il pannolone, mentre questo è il letto di contenzione che Ignazio Marino ha visto all'OPG di Barcellona, a Pozzo di Gotto in Sicilia, e qui non c'è il pannolone. Pezzo d'antiquariato quello, vero? Voi ci avete visto un essere umano? È stato il primo ingresso che abbiamo fatto, è una memoria davvero difficile da rimuovere. Abbiamo trovato con il senatore Saccomanno e con il senatore Bosone un uomo legato non con gli strumenti di contenzione ma con delle garze usate con delle corde sì. ai 4 angoli del letto, nudo quell'uomo, nudo il letto e quel buco al centro arrugginito per l'orina e gli escrementi che tante centinaia di persone passando su quel letto in tanti anni hanno determinato. Insomma, qualcosa davvero di inaccettabile. È tortura. E c'è stata anche la Commissione europea, se ne è occupata ad Aversa, sono arrivati un gruppo di commissari 2 anni fa e hanno detto che è tortura perché mettere delle persone, degli esseri umani in una stanza in 9 ed avere meno di 2,5 metri quadri a persona è tortura.
cura. Mi stava parlando prima delle condizioni anche di detenzione dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, cioè voglio dire qui anche i diritti più fondamentali come il diritto alla salute, nel caso di una rottura di una gamba, nel caso di una malattia, saltano tutti i parametri lì dentro, no? Ma salta tutto perché... Cioè lei ha incontrato persone ferite, ha incontrato persone che non vengono curate, a parte la malattia mentale. Ci siamo occupati ad agosto di far trasferire una persona che aveva evidentemente delle ulcere diabetiche al piede, rischiava di perdere la gamba ed era lì dove nessuno poteva neanche medicare la ferita. Abbiamo trovato una persona che si è costruito da solo una specie di sostegno della gamba rotta, fratturata. Insomma, neanche il gesso. Neanche il gesso. È una situazione, ma ripeto, questi non sono carceri, dovrebbero essere a tutti gli effetti ospedali dove le persone vengono curate e non hanno nulla, non hanno se una persona ha una malattia al cuore e vede il cardiologo 30 minuti al mese, è chiaro che non viene curato. Queste persone vedono uno psichiatra meno di 30 minuti al mese. Stiamo parlando di 1500 persone che sono in queste condizioni, continuiamo a sentire le loro parole perché sono parole preziose, per risentirle ci vorrà un'altra commissione d'inchiesta del Senato e un altro Ignazio Marino. Questa è la terza volta che vengo in questo istituto, in questo ospedale. Sì. Fatica, sì. Ora si è migliorato un po', prima non potevano entrare in questa sezione quando puzzava. La gente non si lavava, pieno di urina, ci sono dei bagni che è impossibile, sanitari sporchissimi. E io vengo dai paesi di guerra e cose. Non riesco a capire tra la democrazia vostra e la nostra, non capisco qual è la differenza, che voi siete meglio su che cosa. Questi sono talebani mascherati, gli altri sono talebani, si vede insomma. La differenza è che qui ti uccidono piano piano. L'uomo è un animale che può provare a abituarsi, qua viene ammesso a dura prova. Danno le terapie anche se uno non ha problemi più di tanto. Qui praticamente le guardie non contano nulla, conta lo psichiatra che ti dà una certa terapia, ne danno Valium e un antidepressivo. E tu lo devi prendere. Altrimenti vieni messo nel letto di costrizione. Dovevo prendere la pista non mi è arrivata e invece mi ha portato qui. Invece me l'ha messa dentro una macchina con la forza. Con una resistenza, io non l'ho menato a nessuno, però sulla foglia c'è scritto che l'ho menato, proprio un piccola cacazzata, non so neanche io come è successo, il fatto mi è finito qui dentro. Solo perché mi sono mangiato 87.000 euro nelle slot machine, ne ho sfasciato 2 e mi trovo qua. Quanti anni è che qua? E sono già 2 anni e mezzo, ho fatto un altro PG anche. C'è gente come me che ho scontato 30 anni di carcere consecutivi e sto pagando una misura di sicurezza di 30 anni fa al direttore della conoscenza, dove non si trova neanche più la perizia redata all'epoca che mi faceva essere infermo di mente. Dopodiché per i reati che avevo, banda armata, associazione di liberi, nuclei armati proletari, lotta nelle carceri, compagnia bella, sto pagando 30 anni. Ho pagato, ho finito, ho pagato 34 anni. Quando la persona per una chippa psichiatrica viene, c'ha una relazione bella pulita, chiarita, cioè mettilo fuori, va a lavorare, c'è il lavoro, c'è una residenza, è capace di vivere all'aperto, fuori. Prendi il caso mio, io di un anno ne ho fatto 5, io non ho fatto un reato, non ho ammazzato, non ho violentato, ho fatto rapine, non ho fatto niente, cioè è una cosa veramente che inumanità tenere una persona dentro che non ha fatto il direttore a corrente, l'amministrazione, gli operatori e compagnia. E danno sempre proroga. È sempre proroga di 6 mesi per che cosa? Perché a fine dei 6 mesi ti danno una proroga di 6 questa mesi. Ho fatto un borseggio a una prostituta. Io non dico che è giusto sbagliare, è giusto che uno sbaglio va ripagato. Io sono qui, ho avuto 2 anni e sono chiuso da 10 anni. Mi hanno dato anche delle sostanze sbagliate che mi hanno. Vede che ho gli occhi brutti. Io da bambino la fotografia. Mi prendete la fotografia, ero un bambino normale. Un bambino normale. Lo straniero che dà in escandescenza in una pizzeria, c'è quello addirittura che ha avuto una misura 30 anni fa e si è persa pure la perizia che diceva che quella persona non era in grado di intendere di volere. Insomma è una vera e propria discarica dove ci andiamo a mettere le persone che non vogliamo vederci per strada davanti, no? È proprio così, è proprio così. Pensi che
A Reggio Emilia abbiamo trovato legato da 5 giorni nel letto di contenzione un uomo che 22 anni fa si è trovato invischiato in una rissa a Firenze ed è stato trasferito di ospedale psichiatrico giudiziario in ospedale psichiatrico giudiziario, li ha girati tutti e 6 e evidentemente 22 anni in quelle condizioni... È certo che il matto poi ci diventi. È diventato sicuramente instabile mentalmente, adesso sarà anche difficile recuperare quelle menti. Ora, voi avete fatto un calcolo straordinario secondo me, perché sa un po' di Schindler List, no? Perché siete entrati, avete messo le mani non semplicemente per fare una denuncia, ma andiamo a vedere quanti sono questi e quanti di questi sarebbero già dismissibili, cioè non dovrebbero neanche stare lì dentro. Quanti sono? 376 su 1500. Perché? Perché non sono pericolosi e semplicemente la gente non si deve spaventare. La responsabilità è di tutti noi che viviamo in questo paese, perché sono le nostre strutture, siamo noi che non li vogliamo riprendere sul territorio e farli seguire dalle persone che siano specializzate in questo tipo di terapie. Che sarebbero le strutture del servizio sanitario pubblico. Esattamente. Case famiglia, quelle che abbiamo fatto anche vedere. Case famiglia, strutture, i cosiddetti dipartimenti di salute mentale, insomma i luoghi dove queste persone che hanno una malattia mentale, perché è una malattia, non è un elemento, non sono dei reietti che devono essere cacciati dalla società, sono persone che devono essere curate e adesso davvero è responsabilità di tutti riportare a casa coloro che devono essere riportati a casa. E poi l'altra proposta che fate voi, li volete chiudere questi OPG? Ce ne sono 3 che non sono, l'ha detto, sono dei lager, sono dei luoghi di tortura, non sono dei luoghi di cura, noi vogliamo che vengano chiusi e io e tutta la Commissione non ci fermeremo finché non saranno chiusi. È un bel esempio, tra l'altro vi voglio dire, perché nella Commissione c'è anche il centrodestra. Noi abbiamo visto alla conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa un senatore Saccomanno scatenato, appassionato del centrodestra, e anche un buon esempio per far capire che la politica, si può fare della bella politica attorno ai diritti fondamentali, no? Credo che se ci si, diciamo una parola banale, ma se ci si sporca le mani, se si entra davvero nei luoghi, si vedono i fatti, si vedono le situazioni, io credo che la politica poi sappia fare quel salto in avanti e lavorare davvero per il Paese. Grazie veramente, speriamo di servire anche noi per amplificare, no, questo incredibile, no, scandalo.